Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima maglietta. Si tratta di una lavorazione top down, quindi senza cucitura, in un punto fantasia molto facile e molto versatile. Curiose di vedere come l'ho fatta? Andiamo subito a vedere il tutorial. Per quanto riguarda l'occorrente, partiamo dal filato. Io ho deciso di usare questo filato della Tessilen, del Visco Icky, in questa tonalità di arancione. Il codice colore è 2197. È un filato molto morbido e anche molto lucido. Dopodiché vi servirà un uncinetto del 3,5, dei marcapunti, un ago da lana e il centimetro da sarta. Partiamo con la realizzazione del nostro progetto. Per quanto riguarda lo sviluppo di questo progetto, partiamo da uno sprone rettangolare, il cui multiplo del punto fantasia è di 10, quindi avveremo tante catenelle ad arrivare alla circonferenza della nostra testa, dopodiché aggiungeremo le 4 catenelle che corrispondono ai 4 aumenti per la costruzione del raglan. Io ho avviato 124 catenelle, quindi 120 catenelle più i 4 aumenti, suddivisi in questo modo. Tecnicamente, per la costruzione dello sprone rettangolare si usano il numero di catenelle diviso 6. Nel mio caso farebbe 20, quindi dovrei posizionare 20 catenelle per il punto spalle e 40 per il davanti ed il dietro. Se posizioniamo le catenelle in questo modo e lavoriamo il punto seguendo questa tecnica, il punto verrà spostato nel davanti e nel dietro, quindi non sarà costante la lavorazione del punto fantasia. Quindi cosa facciamo? La misura la manteniamo, quindi se dovete fare degli aumenti perché con le 124 catenelle avete un filato diverso di lavorazione, un uncinetto di lavorazione e non arrivate alla circonferenza della testa, quindi voi comunque calcolatevi le catenelle un multiplo di 10 diviso per 6, dopodiché aggiungerete i 4 punti. Per la suddivisione del punto fantasia, siccome abbiamo dei punti dove abbiamo dei punti V di lavorazione e dei punti alti, io cosa faccio? Vado a posizionare un totale di 2 punti V per la spalla, dove andrò sempre ad iniziare e a terminare con 5 punti alti, e questo lo farò nel punto spalle. Per quanto riguarda il punto del davanti e del punto dietro, andrò a posizionare quindi 3 punti V, iniziando e finendo sempre con i 5 punti, quindi non saranno più 40 catenelle di lavorazione, ma la misura sarà diversa. Nel progetto comunque il lavoro sarà comunque perfetto, quindi non preoccupatevi di questi numeri, ma valutate più che altro i punti V. E innanzitutto dovrete comunque iniziare e terminare sempre con le 5 maglie alte, in modo da avere i punti che fanno angolo, quindi i punti corrispondenti dove abbiamo gli aumenti, sempre in misura uguale, quindi qua avremo 5 punti, qua 5 punti, qua 5 punti e via dicendo. Detto questo, non vi preoccupate che il lavoro è molto facile ed è anche molto intuitivo. Quindi partiamo con le 124 catenelle e adesso vi faccio vedere come proseguire col punto fantasia. Ho avviato quindi le 124 catenelle. Per quanto riguarda l'avvio del lavoro, siccome la catenella è un punto molto piccolo e quindi l'inizio risulta sempre più stretto, io solitamente uso l'uncinetto un po' più grande rispetto all'uncinetto di lavorazione.
Questo mi sarà più confortevole quando andrò a lavorare i giri successivi. Detto questo, prendiamo la nostra catenella tutta sul dritto e ci andremo a chiudere con un punto bassissimo a cerchio. A questo punto parto direttamente con l'aumento, quindi mi alzo di 3 catenelle, 1, 2 e 3, queste corrispondono al nostro primo punto alto, faccio altre 2 catenelle di separazione e nello stesso punto andrò a lavorare il secondo punto alto, in modo tale da realizzare il primo aumento. Adesso, come vi dicevo prima, inizierò direttamente col punto fantasia, quindi realizzo 5 maglie alte nei 5 punti successivi, marcando sempre il primo punto. Quindi un punto alto, questo è il primo e lo vado a marcare in modo tale che nel secondo giro saprò dove devo iniziare il punto fantasia, altrimenti si confonderebbe con il primo aumento. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso realizzo il primo punto V separato da 5 catenelle, quindi carico il filo sull'uncinetto, salto 1, 2 punti successivi e nel terzo lavorerò un punto alto, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e il secondo punto alto sempre nello stesso punto. Questo è il primo punto V. Dopodiché andrò a lavorare nuovamente 5 punti alti, quindi salto 1, 2 punti di base, nel terzo realizzo la prima maglia alta. Nei punti successivi sempre le maglie alte, quindi 2, 3, 4 e 5. Adesso nuovamente vado a realizzare il secondo punto V, quindi salto 1, 2 punti di base, nel terzo lavoro il mio punto V separato dalle 5 catenelle. Salto nuovamente 1, 2 punti di base, nel terzo inizio a lavorare le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo sarà il nostro punto spalla. Vado a marcare, come abbiamo detto, l'ultimo punto lavorato e adesso realizzo il secondo aumento, quindi punto successivo, punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Quindi qua abbiamo, come abbiamo detto prima, l'inizio e la fine con i 5 punti alti e i 2 punti alti della spalla. Adesso facciamo il davanti e dietro, quindi come abbiamo detto mi chiuderò con 5 maglie alte, ma avrò 3 punti V. Punto alto, il primo punto alto lo vado sempre a marcare,
così come marcherò l'ultimo punto. 1, 2, 3, 4 e 5. Salto nuovamente 2 punti di base, nel terzo lavoro il punto V separato da 5 catenelle, quindi punto alto, 2, 3, 4, 5 catenelle, punto V nello stesso punto. Il passaggio è sempre lo stesso e andiamo avanti così fino a realizzare tutto il primo giro. Ho realizzato l'ultima maglia, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella del punto successivo. Questo è il nostro primo giro. Quindi, come vi dicevo, ho i 3 punti V per il davanti e il dietro con inizio e fine delle 5 maglie alte. Punto spalla, 1, 2 punti V, inizio e fine con le maglie alte. Qua abbiamo i 4 aumenti e adesso possiamo procedere con la lavorazione del secondo giro. Per fare ciò voltiamo il lavoro. Per questa fantasia, questo lavoro, lavoreremo sempre in giri di andata e ritorno. Quindi per il secondo giro voltiamo il lavoro, mi trovo sul punto dell'aumento, quindi vado a realizzare 3 catenelle, 1 e 3. Questo è il nostro primo punto. Dopodiché andremo a lavorare il punto fantasia partendo quindi dal marcapunti. Togliamo il marcapunti, sulle 5 maglie alte sottostanti andremo a lavorare nuovamente 5 maglie alte marcando il primo punto. Quindi primo punto alto, lo vado a marcare, vado ad eseguire gli altri punti alti, quindi questo è il secondo, terzo, quarto e quinto. Mi trovo in prossimità del punto V, quindi cosa vado a fare? 2 catenelle, nel punto V vado a lavorare un punto basso, nuovamente 2 catenelle, nelle 5 maglie alte successive ripeto le 5 maglie alte. Questo non si lavora perché fa parte del punto V, se lo lavorassi avrei un aumento in più, quindi le maglie da lavorare sono queste: primo punto alto, secondo, terzo, quarto e quinto. Sul punto V lavoro 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle e vado avanti così fino ad arrivare al secondo aumento.
ho eseguito l'ultimo aumento, vado a marcarlo, dopodiché andrò a lavorare punto su punto, quindi punto alto nel punto alto sottostante e l'aumento nell'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione, punto alto, arrivare al marcapunti ho ancora un punto alto da lavorare. Arrivati al marcapunti ripeterò gli stessi passaggi, quindi punto alto su punto alto per 5 volte, 2 catenelle, un punto basso e 2 catenelle sul punto V e procedo in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Ricordatevi di marcare sempre la prima e l'ultima maglia. Mi trovo nella parte finale del secondo giro, ho realizzato le ultime 2 catenelle, adesso vado a realizzare le ultime 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Marco nuovamente quest'ultima maglia, dopodiché andrò a lavorare punto su punto e l'aumento, quindi mi rimane un punto da lavorare che corrisponde al punto alto sottostante e vado a lavorare l'aumento nell'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto. Qui abbiamo 2 punti alti subito dopo il marker, quindi dobbiamo averli anche di qua, uno ce l'abbiamo e le 3 catenelle che abbiamo fatto inizialmente corrispondono al secondo punto, quindi andrò semplicemente a chiudermi nella terza catenella. Il secondo giro è terminato e la lavorazione si presenta in questo modo. Adesso vado a realizzare il terzo giro. Andiamo a voltare la lavorazione, mi ritrovo su questa maglia, quindi vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono il nostro primo punto alto, vado a lavorare punto su punto le maglie successive, quindi questo punto che corrisponde all'aumento sottostante e poi lavoro il mio aumento. Ho nuovamente 2 punti da lavorare, quindi 1 e 2. Adesso mi ritrovo in prossimità del marker, lo vado a togliere. Per questo giro dobbiamo spostare i nostri punti, quindi dove abbiamo le 5 maglie alte nella terza, quindi nella maglia centrale, andremo a lavorare il punto V separato dalle 5 catenelle. Le 5 maglie alte le spostiamo all'interno di questi fori, quindi lavoreremo 2 punti alti nel primo e nell'ultimo foro e un punto alto nel punto basso sottostante. Quindi carico il filo sull'uncinetto, a questo punto se volete potete anche non marcare più il punto, se vi fa più comodo marcatelo lo stesso. Conto quindi 1, 2, 3, nel terzo punto lavoro il mio punto V, quindi punto alto, 5 catenelle, punto alto, carico il filo sull'uncinetto, salto tutte queste maglie, entro nel foro e lavoro 2 punti alti, lavoro un punto alto nel punto basso sottostante e nuovamente 2 punti alti nel foro sottostante.
In questo modo è come se avessimo realizzato nuovamente il primo giro di lavorazione. Quindi ripeto, conto 1, 2, 3 punti, nel terzo punto alto lavoro il mio punto V separato dalle 5 catenelle. 5 maglie alte nei fori, quindi 2 punti alti nel primo foro, un punto alto nel punto basso e 2 punti alti. Salto 1, 2 e 3, quindi nel terzo lavoro il mio punto V. Elimino il marcapunti successivo, salto 1, 2 punti successivo, nel terzo lavoro il mio punto alto. Dopodiché punto su punto, quindi punto alto nel punto alto sottostante, aumento nell'aumento. Punti successivi, punto su punto, quindi un punto alto, 2 punti alti, elimino il marcapunti, ho nuovamente 5 punti alti, vado a lavorare il punto V nella terza maglia. Questo è il procedimento che andremo a fare per tutto il giro. Mi trovo alla fine del terzo giro, ho realizzato il punto V separato dalle 5 catenelle, adesso vado semplicemente a chiudermi. Conto comunque 1, 2 nel terzo punto, ho già il punto alto, quindi mi chiudo. Voltiamo la lavorazione e proseguiamo un nuovo giro. Mi trovo sull'ultimo punto alto prima del punto a V separato dalle 5 catenelle, quindi vado a fare 3 catenelle che corrispondono al punto alto, dopodiché realizzerò 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, 2 catenelle e 5 punti alti nei 5 punti alti successivi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, come state vedendo, il punto è molto facile, si tratta di 2 giri che poi vanno alternati e il lavoro prosegue sempre nello stesso modo. Arrivati in prossimità del primo aumento, realizziamo quindi le ultime 2 catenelle e lavoriamo punto alto su punto alto, quindi realizziamo i punti come si presentano. In questo caso ne ho 3, lavoro i 3 punti. Nel punto dell'aumento lavoriamo sempre come abbiamo fatto prima l'aumento, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto.
per l'altro lato uguale, punto su punto, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, punto basso nell'archetto, 2 catenelle, punto su punto nei prossimi 5 punti alti. In questo modo andiamo ad includere nella lavorazione un po' per volta gli aumenti che abbiamo fatto. Una cosa importante è che se qui abbiamo 4 punti, anche qui dobbiamo avere 4 punti. Nel caso in cui abbiamo un punto in meno per parte, vuol dire che abbiamo saltato un punto di lavorazione sottostante. Da qui in poi si procede sempre nello stesso modo fino a terminare il nostro giro. Sono arrivata al termine anche di questo giro, ho realizzato quindi l'ultimo aumento, 3 punti alti e mi ritrovo con i 3 punti della catenella iniziale, quindi vado sulla terza catenella e mi chiudo con un punto bassissimo. Quindi è terminato anche il quarto giro. Ovviamente dobbiamo avere le stesse maglie sia per un lato che dall'altro. Questo qua è il risultato. Voltiamo la lavorazione, proseguiamo con il prossimo giro. Controlliamo i punti sottostanti in modo da eseguire poi il nuovo giro. Questo giro praticamente corrisponde al primo giro, dove andremo a fare il punto V nella metà delle 5 maglie, quindi sulla terza maglia alta, e le 5 maglie alte all'interno del foro, dei 2 fori più grandi e del punto basso. Quindi io mi trovo proprio in prossimità del foro grande. Cosa faccio? Volto il lavoro come era prima, faccio una maglia bassissima all'interno del foro, dopodiché volto il lavoro. Così facendo sono più comoda nella lavorazione perché parto direttamente dal punto dove ho il foro più grande, quindi mi alzo con 3 catenelle. Questa in pratica sarà l'ultima maglia alta delle 5 maglie alte lavorate nel foro e nel punto basso. Quindi quando andrò a terminare tutto il giro dovrò lavorare 2 punti alti nel primo foro, un punto alto nel punto basso sottostante e solo più una maglia alta nel foro grande, perché le 3 catenelle fungono da quinta maglia alta. Per proseguire quindi il giro, adesso posso inserire queste maglie nella lavorazione della fantasia. Quindi dopo le 5 maglie alte, in teoria, dobbiamo costruire, saltando 2 punti di base successivi nel terzo, lavorare il punto V. Quindi lo spazio ci permette di realizzare il punto e andiamo ad eseguirlo. Quindi salto 1, 2 punti alti, nel terzo lavoro il mio punto. Punto alto, 5 catenelle, punto alto. Dopodiché, siccome mi trovo in prossimità del punto di aumento, vado semplicemente a lavorare punto su punto, quindi punto alto sull'aumento sottostante e poi l'aumento nell'aumento. La stessa cosa andrò a farla su questo lato, quindi ho un punto da lavorare sul punto alto sottostante, e mi ritrovo qui, quindi 2 punti alti, 2 punti alti,
e poi ho il punto a V, quindi senza saltare nulla, quindi sono nel 1 2 nel terzo punto alto, mi lavoro il punto. Dopodiché andrò a lavorare le mie 5 maglie alte, quindi 2 punti alti nel foro grande, un punto alto nel punto basso sottostante e 2 punti alti nell'archetto successivo. Se non riuscite a distinguere il punto dove abbiamo l'aumento, marcatelo, perché adesso stiamo incorporando anche gli aumenti nella lavorazione, quindi magari si fa più difficoltà a vedere dove si trova il punto dell'aumento. Da qui poi proseguo normalmente, i giri sono sempre gli stessi, i punti sono sempre gli stessi, quindi punto V nella maglia centrale delle 5. Io andrò avanti con la lavorazione, mi raccomando, ricordatevi che dove c'è il punto di aumento di eseguire il punto V e le maglie alte. Mi trovo al termine anche di questo giro, vi faccio vedere in pratica cosa dovete fare quando arrivate nei fori. Io ho già lavorato i primi 2 punti alti, lavoro il terzo punto alto nel punto basso, qui è dove ho fatto le 3 catenelle iniziali, quindi lavoro l'ultima maglia alta e vado a chiudermi nella terza catenella. Ecco qui, quindi ho nuovamente le 5 maglie alte. Vi faccio vedere il lavoro come si presenta. Da qui in poi potete andare avanti da soli. Questo è il primo rombo che si è venuto a formare. Pian pianino sto iniziando ad inserire gli aumenti nel punto fantasia. Quando si può, quando non si può, si lavorano semplicemente i punti alti. Il lavoro giro dopo giro andrà sempre girato. Quando ho la possibilità lavoro il punto come si presenta, se invece mi trovo come il giro precedente, per agevolarmi il giro lavorerò camminando con i punti bassissimi. Vi faccio vedere ancora l'ultimo avvio, dopodiché il lavoro, visto che è ripetitivo, si tratta alla fine di 2 giri sempre ripetuti, potete andare poi avanti da soli. Quindi volto il lavoro, guardo sempre il giro sottostante che è quello che mi aiuterà per il lavoro successivo. Io mi trovo adesso ad avere 5 maglie alte, vado a lavorare 3 catenelle che fungeranno da primo punto alto, dopodiché punto su punto lavorerò le mie altre 4 maglie alte. In questo caso ho già le 5 maglie alte. Per rendere più facile il lavoro vado a marcare il primo punto, 2 catenelle, punto basso nell'archetto, 2 catenelle e poi ripeto punto alto su punto alto sottostante per 5 volte. In questo giro non andrò ad incrementare gli aumenti nella lavorazione del punto,
ma lo potrò fare nel giro successivo. In pratica, quando avremo il punto AV separato dalle 5 catenelle, potremo includere i punti che abbiamo lavorato in più precedentemente, quindi i punti relativi agli aumenti dei punti raglan. Questo è il procedimento per tutti i giri. Ricordatevi sempre di voltare ad ogni giro il lavoro. Quindi lavorerete sempre gli stessi giri fino ad arrivare ad ottenere la misura del sottomanica. Io vi faccio vedere un altro progetto iniziato, perché lo sto lavorando un altro seguendo lo stesso schema. Lo sto lavorando con il filato fiocco della 3 sfere e questo è come si vede. La texture è davvero molto molto bella, il punto è facile, tanto poi alla fine del video ve li farò vedere completati tutti e due. Adesso proseguiamo con l'altro, arriviamo fino al punto del sottomanica, dopodiché vi farò vedere come procedere la lavorazione. Qualora dobbiate necessariamente cambiare il numero di catenelle iniziale per realizzare il vostro sprone, voi fate tranquillamente il vostro calcolo che ho spiegato all'inizio, ma per quanto riguarda l'avvio vi faccio vedere un sistema un po' più facile, adatto anche a chi è alle prime esperienze con l'uso dell'uncinetto. Per quanto riguarda l'avvio, vi calcolate quindi lo sprone rettangolare, tenendo presente sempre del multiplo di 10 e sempre dell'aggiunta dei 4 punti che servono per gli aumenti relativi alla realizzazione del raglan. Quindi una volta che avete trovato le vostre catenelle che servono per misurare proprio la vostra circonferenza della testa, andrete a suddividerle come vi ho spiegato prima, quindi farete il numero di catenelle diviso 6 e le andrete a disporre man mano nel punto delle spalle e nel punto davanti e nel dietro. Per quanto riguarda il mio progetto, tengo ancora presente il calcolo che ho fatto inizialmente, quindi le 40 catenelle per il davanti e il dietro, le 20 catenelle per i due punti spalla. Quindi con la seconda tipologia di avviamento della lavorazione consideriamo le 40 maglie, quindi 10 diviso 10 fa 4, in totale sono 4 motivi per il davanti e il dietro, 20 punti corrispondono a 2 motivi per i punti spalla. Quindi inseriamo le catenelle. Io parto quindi dalle 124 catenelle, dopodiché andrò a chiudere in cerchio. Quindi una volta eseguite le nostre catenelle, partiamo con la lavorazione. Quindi partiamo direttamente dall'aumento, quindi creeremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie e il punto alto nello stesso punto. Una volta creato l'aumento andremo a realizzare per il davanti 40 maglie alte, marcando, mi raccomando, sempre il primo e l'ultimo punto, poi il secondo aumento e per il punto spalla andremo a fare le 20 maglie alte, marcando sempre il primo e l'ultimo punto. Una volta eseguito tutto il primo giro di maglie alte, quindi avremo 40 maglie alte per il davanti, 40 maglie alte per il dietro, 20 maglie alte e 20 maglie alte per entrambe le spalle. Per il secondo giro procederemo come fatto in precedenza, quindi ci ritroveremo quindi sul punto dell'aumento, andremo a fare il punto alto sul punto alto sottostante, che quindi corrisponde poi al punto alto che abbiamo fatto in precedenza, questo è il punto dell'aumento, dopodiché toglieremo il marker sottostante e lavoreremo le nostre 5 maglie alte.
Una volta eseguite le 5 maglie alte, salteremo 2 maglie di base e nella terza lavoreremo il nostro punto V. Dopodiché si saltano 1 e 2 maglie. Questo è il primo motivo. Quindi andremo a ripetere un totale di 4 motivi per il davanti e il dietro e 2 motivi per i punti spalle. Quindi una volta saltato i 2 punti successivi, dal terzo lavoriamo nuovamente 5 maglie alte, saltiamo 2 punti di base e nel terzo lavoriamo il punto V, saltiamo nuovamente 2 punti di base e questo è il secondo motivo. Quindi lavoreremo semplicemente in questo modo. Otterremo quindi 1, 2, 3, 4 motivi per il davanti, dopodiché andremo semplicemente a lavorare le maglie alte, il nostro secondo aumento e sul punto spalle inizieremo a lavorare nuovamente le maglie alte e dopo il marker inizieremo a lavorare il nostro punto fantasia per un totale di 2 motivi. Questo avviamento è sicuramente molto più semplice rispetto al primo, però come vedete i motivi non sono centrati. Io qua inizio con 5 maglie alte e al termine, quindi prima del secondo aumento, ho solo due punti alti, quindi non ho i 5 punti alti come li avevo nell'altro esempio che vi ho fatto. Quindi avrò con questo procedimento, con questo avvio, nel punto dove abbiamo i nostri aumenti, le maglie saranno differenti di numero. Col procedimento che invece vi ho fatto vedere prima, le maglie erano tutte uguali, quindi avevamo 5 maglie su un lato, 5 maglie sull'altro e il motivo veniva più centrato. Questo però è sicuramente un po' più facile se usate quindi altri filati e dovete rifare i calcoli e quindi modificare il numero di catenelle iniziali. Se invece usate lo stesso filato e le stesse catenelle, io vi consiglio di usare l'altro metodo perché è molto più bello. Dopodiché su questo avvio procedete sempre seguendo lo schema precedente. I giri non cambiano mai, sono sempre gli stessi 2 ripetuti. Ho proseguito la lavorazione, adesso vi faccio vedere il risultato. Questo è il mio sprone, come vedete il punto è davvero molto bello. Lo pieghiamo a metà e vi do le misure. Una volta piegato lo sprone, per quanto riguarda la misura della mia taglia, io calcolo sempre circa 50, 48, tra i 48 e i 50 cm. Io qua con la maglia messa sul tavolo non tirata ho circa 46 cm, però tirando la maglia, che è molto elastica, la misura arriva tranquillamente fino a 54 cm. Quindi per quanto riguarda la mia taglia va bene. Sono arrivata anche comunque ad ottenere il sottomanica, un sottomanica abbastanza comodo di circa 18 cm, quasi 19, quindi nel mio caso non dovrò fare nessuna catenella per sistemare la taglia, ma procederò in questo modo. Nel caso in cui invece voi avete raggiunto il punto del sottomanica ma non avete raggiunto la vostra taglia, andrete a fare tante catenelle ad arrivare alla vostra misura. Quando andrete a raggiungere le catenelle, mi raccomando, controllate comunque il punto fantasia e rispettate comunque il multiplo di 10 per creare il motivo e non sfalsarlo, altrimenti se non riuscite a farlo potete fare anche un altro tipo di lavorazione. Sui fianchi potrete andare a lavorare le semplici maglie alte in modo tale da spezzare la fantasia del davanti e dietro, e nei fianchi avere semplicemente delle maglie alte
che faranno anche da motivo. Se invece volete continuare col punto fantasia, allora dovete fare attenzione al multiplo di 10. Nel caso in cui quindi dovreste fare l'allungamento con le catene, con l'aggiunta delle catene per arrivare alla vostra taglia, non dovete fare altro che abbandonare il gomitolo di lavorazione, prendere un altro filo, eseguire il solito cappietto, dopodiché andate nel punto degli aumenti del sottomanica, inserite l'uncinetto, chiudete quindi il vostro filo nuovo ed eseguite semplicemente le catenelle che vi serviranno sia ad aggiungere la vostra taglia che ovviamente a rispettare il multiplo di lavorazione nel caso in cui avete deciso comunque di proseguire con questo punto fantasia. Dopodiché, una volta aggiunte le vostre catenelle, non fate altro che chiudervi nell'altro giro di aumenti del giro manica, in modo da chiudere la nostra manica. Quindi questo qua sarà l'allungamento. Dopodiché farete il nodino, taglierete il filo e la stessa quantità di catenelle che avete fatto da questo lato, sempre con un filo nuovo, lo farete sull'altro lato della manica. Dopodiché con il filo di lavorazione lavorerete semplicemente, ovviamente cambiando sempre il giro di lavorazione, lavorerete punto su punto comprendendo le catenelle. Nel mio caso le mie catenelle non le devo fare perché comunque ho raggiunto sia il sottomanica che la mia taglia, quindi a questo punto proseguo con la lavorazione. Se riuscite a terminare la lavorazione che vi porta alla vostra misura del sottomanica col giro del punto a V separato dalle 5 catenelle, siete molto più comode con la lavorazione per quanto riguarda l'unione del davanti e del dietro. In questo modo possiamo fare degli aumenti o degli aggiustamenti per quanto riguarda il nostro motivo. Io ho iniziato la lavorazione, quindi ho girato il lavoro, ho marcato come sempre il primo punto di lavorazione, quindi ho fatto le 5 maglie alte nei 2 fori grandi e nel punto alto, dopodiché dovrei fare il punto V con le 5 catenelle di separazione. Mi ritrovo qua ad avere i miei 3 punti alti e il mio aumento. Gli aumenti ovviamente non dobbiamo più farli, quindi cosa faccio? Dovremo pescare il filo, contare 3 punti e lavorare il nostro punto V. E invece cosa faccio per semplificare il lavoro e mantenere il motivo? Vado direttamente nel punto dove ho l'aumento, sia da un lato che dall'altro, in modo tale da unire le due parti col punto V. Quindi non dovrò fare nessuna modifica del punto, nessuna diminuzione e nessun aumento. Quindi eseguo il mio punto alto, le mie 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, non mi ricordo più. Abbiamo eseguito il nostro punto alto, quindi faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e quindi di conseguenza di nuovo nello stesso punto vado a fare il mio punto alto. In questo modo abbiamo unito il giro manica. Volto un po' il lavoro e vado semplicemente avanti rispettando il giro sottostante, quindi nuovamente le mie 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché vado avanti fino ad arrivare al prossimo marcapunti, ossia il prossimo punto dove ho l'aumento della seconda manica. Sono arrivata
al secondo sottomanica e procedo come ho fatto precedentemente. Quindi una volta lavorate le mie 5 maglie alte, vado ad agganciarmi direttamente nei due punti degli aumenti con il mio punto V. Quindi maglia alta, 5 catenelle, maglia alta e lo stesso foro. Dopodiché procedo normalmente. Quindi possiamo togliere i vari marker. Quindi questa sarà poi la parte relativa alla manica e questo è il nostro davanti e il dietro. In questo modo, con questa unione, non abbiamo fatto nessun aumento per quanto riguarda il multiplo di lavorazione, quindi proseguiamo tranquillamente col nostro punto fantasia fino a quando raggiungiamo la lunghezza che ci piace di più. Ovviamente non dimenticatevi di cambiare il giro una volta finito. Quindi una volta unito quindi i due punti, basterà semplicemente eseguire la lavorazione ad arrivare alla lunghezza desiderata per la nostra maglia. I giri da qui in poi non avranno più aumenti, si lavorerà semplicemente i due giri che abbiamo fatto finora, girando sempre il senso di lavorazione. Io vado avanti e dopodiché ci vediamo per la misurazione della maglia. Sono andata a lavorare per un po' di giri fino ad ottenere la lunghezza della mia maglia. Vi dico subito quanto misura. Io non l'ho voluta fare troppo lunga, partendo dal punto spalla in vita sono circa 51-52 cm. Adesso andiamo a fare un piccolo orlino in modo da abbellire e addolcire la parte finale della nostra maglia. Anzitutto, come ultimo giro, cerchiamo di terminare con il giro di lavorazione del punto V. E adesso andiamo a fare il nostro orlo. Devo farvi vedere su questo campioncino come fare l'orlo, perché il video che avevo fatto purtroppo è andato cancellato. Quindi una volta che siete arrivati alla lunghezza della vostra maglia, ovviamente vi ritrovate a questo punto con gli archetti e le 5 maglie alte, andiamo a fare il nostro orlo. Quindi andremo a lavorare nell'archetto 9 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nelle 5 maglie alte invece andremo a lavorare 5 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente nell'archetto 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nelle 5 maglie alte i 5 punti bassi.
Abbiamo terminato anche l'esecuzione dell'orlo, adesso passiamo alla realizzazione della manica. Io qua ne ho già realizzata una e realizziamo la seconda insieme. Per l'avvio di lavorazione della manica dobbiamo anzitutto vedere il senso di lavorazione. Siccome stiamo lavorando in giri di andata e ritorno, dobbiamo rispettare il procedimento fatto finora. Quindi cosa facciamo? Questo è il mio dritto del lavoro, questo è il punto della maglia alta e il punto da lavorare lo troviamo praticamente posizionato leggermente a destra rispetto al punto alto, rispetto alla barretta. Qui ho la barretta e qui ho il punto, quindi per la lavorazione dobbiamo voltarla. In questo modo vedete che il punto di lavorazione è spostato verso sinistra rispetto alla barretta. Qui ho la barretta e qua c'è il punto, quindi questo sarà il senso giusto per l'avvio della nostra lavorazione. Quindi per iniziare la lavorazione partirò da questo punto, praticamente il punto di unione del davanti e del dietro. Sarebbe in pratica la parte sottostante della manica. Qui c'è la spalla e questo è il punto dove iniziamo. Quindi inseriamo l'uncinetto nel punto, dopodiché pescheremo il nostro filo e andremo a lavorare le prime 3 catenelle che fungeranno da punto alto. Eseguite le 3 catenelle, siccome stiamo facendo il giro del punto V, la parte finale dell'ultimo giro abbiamo fatto le 5 maglie alte, 2 catenelle, il punto basso nell'archetto, 2 catenelle e poi le 5 maglie basse, le 5 maglie alte. Invece in questo giro dovremo fare le maglie alte, le 5 maglie alte e poi il punto V separato dalle 5 catenelle. Quindi iniziamo dal punto V, quindi 3 catenelle le ho già fatte, andrò a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, dopodiché la maglia alta sempre nello stesso foro e questo sarà il nostro primo punto V. Dopodiché proseguiremo il lavoro sempre nello stesso modo, quindi 2 maglie alte nel foro più grande, una maglia alta nel punto basso e le ultime 2 maglie alte nell'ultimo foro più grande. Quindi nuovamente salteremo le 2 maglie alte di base e nella terza lavoreremo il nostro punto V. Il procedimento è sempre uguale come fatto per la maglia, quindi seguiremo il giro di lavoro sottostante e faremo il giro che occorre, quindi andiamo avanti così per tutto il giro, dopodiché lo chiuderemo e andremo a fare un totale di giri che ci servirà per raggiungere la lunghezza della nostra manica. Una volta realizzata la lunghezza della nostra manica andremo a fare, come abbiamo fatto per l'orlo, i nostri 9 punti alti nell'archetto, quindi dobbiamo comunque terminare con l'ultimo giro col punto V separato dalle 5 catenelle per fare poi l'orlo. Quindi nell'archetto lavoreremo i nostri 9 punti alti e sulle 5 maglie alte lavoreremo i 5 punti bassi, esattamente come abbiamo fatto per l'orlo. Dopodiché la maglia sarà pronta per essere indossata. E come promesso vi mostro anche quella color senape terminata. Questo filato è della Tresfere, il fiocco color senape, anche in questa versione mi piace tantissimo. Ora sta a voi scegliere quale filato
e soprattutto quale colore utilizzare. Siamo giunti al termine anche di questo tutorial, spero che vi siate divertiti e che il progetto vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettetemi un like e iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Io vi do un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!